Allora, lei è la Tesla Model 3 Standard e oggi la proviamo in super anteprima perché, sono riuscito ad avere un po' di culo a sto giro, quindi la proviamo. Allora, vi do un po' di info sulle differenze rispetto a quella che già è presente sul mercato, quindi anche la long range banalmente. Cerchio sempre da 18 in realtà, con la copertura che è leggermente diversa, forse un pochino bruttina. Gli pneumatici qua sono da 235 e 45 con cerchio sempre da 18, quindi in pratica la gomma è sempre la stessa di quella che abbiamo già imparato a conoscere. Ora, visto che l'ho aperto appositamente, vi faccio vedere qua il Frank, perché io sinceramente non riesco a capire le decisioni di Tesla, perché sulla Model Y Standard la copertura, tutta questa copertura non era presente. Qua in realtà è presente e mi lascia sinceramente qualche domanda in testa. Comunque rimane esattamente come quella che abbiamo già imparato a conoscere, quindi tanto meglio anche per chi vorrà acquistarla, tra l'altro sempre con presenti i pistoncini, quindi niente male sotto questo punto di vista. Andiamo subito avanti perché il tempo a disposizione è veramente molto poco. Per quanto riguarda l'esterno, in realtà non c'è più nessun'altra differenza, se non qua vi faccio vedere anche qua è praticamente uguale, sempre 4,72 m di lunghezza, sempre qua il pozzetto presente per il cavo in caso, sempre qua il tasto per chiudere. Insomma, la vettura è esattamente uguale all'esterno. Ciò che differenzia un po', diciamo, l'esterno, le piccolezze, allora qua abbiamo il cristallo che è singolo, però mi dicono qua gli amici di Tesla che in realtà queste vetture potrebbero essere delle tipo preserie, quindi possono avere questo tipo di vetro singolo che è un pochino più spesso, e come esattamente sulla Model Y Standard, quando l'abbiamo vista aveva sempre questo vetro, però successivamente in pratica Tesla quando le vendeva con il doppio vetro. Quindi tenete a mente questa cosa, non sappiamo benissimo, però mi hanno detto così, quindi sta di fatto che c'è questa particolarità. Quindi anche per quanto riguarda l'insonorizzazione, magari in futuro con i modelli, quando ci sarà li andranno a produrre continuamente, può essere che abbiamo il vetro doppio. In realtà dietro abbiamo sempre il vetro singolo, questo qua è per certo, che è leggermente più spesso ora dalla videocamera, non so se rende, soltanto la questione del vetro doppio va per quanto riguarda la parte anteriore. Allora, per quanto riguarda gli interni invece le differenze sono di più, perché insomma non abbiamo la pelle vegana, ma abbiamo un pelle e tessuto che secondo me io li preferisco, sedili che sono riscaldabili ma non ventilabili. Tra l'altro la differenza anche del sedile, che è leggermente diverso per come forma, forse è un pochino più avvolgente, secondo me anche qua nella parte superiore è leggermente diverso rispetto alle Model 3 che abbiamo già imparato a conoscere. Io sinceramente lo preferisco e devo dire che è sempre comunque molto molto comodo. Altra differenza è che non c'è il ledino qua che circonda tutta la parte interna. Devo dire che secondo me io la preferisco perché è un pochino più lineare, non sono amante di quelle robe sinceramente. Anche qua tessuto, quindi molto carino al tatto. Volante che è manuale, qua sotto c'è appunto la leva, io tiro e dopo successivamente vado a regolare, così come anche abbiamo le frecce fortunatamente. Però ovviamente per mettere la marcia, come sempre, io schiaccio il pedale e qua come sempre si va in avanti o indietro. Altra differenza qua in mezzo al tunnel centrale, perché abbiamo un design leggermente diverso, nulla di che, comunque rimane pressoché tutto uguale. Porte di tipo C qua e qua. Ora che vado un attimo ad esplorare, qua c'è soltanto l'accendisigari, quindi forse ci sono delle porte in meno. Qua appunto abbiamo per la ricarica dello smartphone, e soprattutto io sinceramente non riesco a spiegarmi questa cosa. Guardate il tetto c'è, normale, tranquillo, come l'abbiamo sempre conosciuto, non è come su Model Y Standard. Sinceramente queste scelte che fa Tesla non riesco proprio
a capirle, e sta di fatto che comunque c'è il vetro classico e casomai dopo facciamo un po' di ragionamenti su questa Model Y. Anche qua dietro sempre tessuto e pelle, tra l'altro qua ci sono 7 altoparlanti invece di 9 e non c'è neanche il subwoofer rispetto anche alle altre Tesla. Vedete anche che c'è tutto in tessuto con gli attacchi Isofix qua dietro, sia nella parte destra che sinistra. Rimane sempre uguale qua dietro, se non che come sulla Model Y standard non c'è lo schermino, ma c'è appunto, ci sono le classiche bocchette dell'aria che sì, sinceramente no, cioè io lo preferisco, nel senso ok, il display fa più figo, però niente male. 2 tipo C qua sotto per ricaricare lo smartphone, ma anche un'altra particolarità, qua è sempre in plastica rigida e ovviamente non c'è, diciamo, il posto dove casomai si poteva anche mettere qualche rivista o qualche quaderno, magari se avete bambini sapete che li infilano solitamente là. Detto questo, io credo di avervi detto tutto, sia per quanto riguarda le differenze esterne che interne di questa Model 3 standard, e direi che possiamo metterci ora alla guida di questa nuova vettura per fare un po' di considerazioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Ora mettiamoci alla guida di questa Model 3 standard, che in realtà conosciamo molto bene. Tra l'altro vi faccio vedere subito, perché quando metto per esempio la retro, gli specchietti, beh, ovviamente si muovono come già abbiamo imparato a conoscere, quindi questa funzionalità è presente anche sulla standard, tanto meglio per chi vorrà acquistarla. Comunque vettura che è la più efficiente, è la Tesla più efficiente di sempre, perché insomma la base la conosciamo già molto bene. 13 kWh ogni 100 km nel ciclo WLTP, quindi veramente poco energivora. Model 3 standard 0-100 in 6,2 secondi, autonomia di 534 km, quindi sempre ciclo WLTP. Poi soprattutto il prezzo, perché il prezzo scende sotto ai 36.000 euro, anzi scende sotto ai 37.000 euro. Perché mi sono sbagliato? Perché ora, andando appunto sul sito di Tesla, considerando anche l'immatricolazione, beh, questa vettura col bonus in pratica viene a costare 35.401 euro, un prezzo che rende questa Model 3 standard secondo me una delle più convenienti ovviamente di vetture elettriche. Però ci sono da fare anzi un po' di premesse, perché prima di tutto la più conveniente auto elettrica al giorno d'oggi, ok, però per chi è orientato ovviamente ad acquistare una vettura 100% elettrica, quindi già il range si restringe, ma soprattutto per chi non ha, diciamo, l'esigenza, la necessità, non gli fa nessuna differenza avere un'auto di questo segmento, perché comunque stiamo parlando di una berlina bella grande e da tenere, che ne so, a Milano o quel che è, beh, è impegnativo soprattutto per i parcheggi. Quindi, considerando che se uno non ha il problema dello spazio, se uno non ha il problema di avere una berlinona così grande, beh, questa qua e vuole soprattutto una vettura 100% elettrica, beh, questa potrebbe veramente fare al caso suo, perché il prezzo oggettivamente non è per niente male, soprattutto per tutto l'ecosistema che offre, perché ho letto anche addirittura che non c'è la radio FM, c'è la radio FM, c'è tutto l'ecosistema di Tesla all'interno di questa Model 3, vettura che vi permette, per chi vuole appunto una vettura elettrica, per chi è orientato, per chi è pronto soprattutto ad acquistare una vettura elettrica, vi permette di avere un'auto completa a un prezzo molto interessante, perché oggettivamente rispetto agli altri competitor questa Model 3 standard, beh, fa molta gola. E soprattutto per chi, un'altra premessa, non è, diciamo, non macina chissà quanti chilometri, e diciamocelo apertamente, questa Model 3 con questa batteria che dovrebbe essere di circa 63 kWh,
sempre CATL, che tra l'altro la ricarica in corrente continua è di 175 kW, quindi diciamo che mezz'oretta di supercharger ci vuole per arrivare all'80%. Quindi stavo dicendo appunto, con un'autonomia magari nell'ambito più sfavorevole in autostrada, beh, siamo a circa 250 km considerando i 10-80%. Beh, se non avete queste, diciamo, non dovete macinare chissà quanti chilometri, beh, questa vettura potrebbe fare veramente al caso vostro. E per quanto riguarda anche l'insonorizzazione, vabbè, ora questo vetro sinceramente non è che trovi chissà quanta differenza, però gli ammortizzatori sono leggermente diversi, perché diciamo che attutiscono in una maniera un po' più classica. Cosa intendo? Classica tipo, come si può dire? Come se fosse quasi una Clio, diciamo, per farvi un attimo intendere. Quindi sotto questo punto di vista, ok che sono veramente piccolezze, sono veramente super piccolezze, però non è per niente male. E considerando anche che questa vettura porta con sé tutta la tecnologia di Tesla, beh, devo dire che al prezzo di 35.400 euro potrebbe essere veramente l'unica vettura 100% elettrica più sensata. Ora, queste parole sono veramente molto molto forti, posso ben immaginare, però alla fine dei conti le differenze rispetto a una Model 3 anche long range, che è leggermente superiore, che per carità forse è per chi è veramente consapevole con la vettura, che vuole macinare più chilometri ed è consapevole dell'utilizzo. Questa qua forse è più per chi utilizza l'auto in maniera più soft, nel senso un po' più classica, tipo classico tragitto casa-lavoro, magari al garage, eccetera eccetera. Beh, questa vettura rispetto appunto, anche come vi dicevo, rispetto ai competitor, beh, fa rendere questa Model 3 veramente appetibile, soprattutto ovviamente se state cercando un segmento del genere e non state cercando anzi un SUV. Detto questo, direi che io ho detto tutto, perché comunque, diciamocelo apertamente, anche se gli ammortizzatori sono leggermente diversi rispetto a quelli di prima, perché io ho una teoria, perché diciamo che quando attutiscono sono simili, quasi uguali rispetto a quelli che abbiamo già imparato a conoscere, ma secondo me sono riusciti a portare un ammortizzatore che vi permette a loro anzi di avere sempre le stesse capacità, forse un pochino più morbidoso, però ad un prezzo per loro che è leggermente inferiore. Anche perché se ci pensiamo a livello industriale, ok, tralasciando la roba del tetto su Model Y che è ancora da veramente capire, beh, secondo me con questo abbassamento di prezzi che hanno avuto, hanno tanto margine quelli di Tesla, perché alla fine, se ci pensate, sono piccole cose che, ok, forse la striscia LED non c'è, ok, lo display dietro, ok, il copricerchio, però il cerchio è sempre lo stesso, ok, queste piccole cose, però non lo so, cioè mi sembrano poche cose rispetto al prezzo che viene proposto questa Tesla. E ora voglio sapere però da parte vostra, e concludiamo qua alla guida di questa Model 3, prima di tutto cosa ne pensate, se è veramente per chi cerca ovviamente una Model 3, una vettura 100% elettrica, quindi già ci stiamo riferendo comunque oggettivamente a un mercato veramente limitato, che è pari a circa 5, massimo 10% per quanto riguarda l'Italia. È veramente la vettura elettrica per eccellenza a questo prezzo, tralasciando ovviamente il segmento e le dimensioni? Io voglio saperlo assolutamente da parte vostra. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi, perché comunque non vi ho parlato tanto di sensazione della guida, perché ragazzi è la solita, tra virgolette, Tesla, solo un pochino più morbidosa, lo ripeto. C'è qualche impostazione in meno, anche tra l'altro ora che mi sono ricordato, per quanto riguarda l'accelerazione, perché comunque l'accelerazione di 6,2 secondi è un pochino più lineare, secondo me
questi tempi sono più che perfetti, accelerazioni sotto i 4-3 secondi fanno un po' sboccare sinceramente, quindi sotto questo punto di vista più che lineare, così ti godi anche un po' di più, anzi stai un po' più rilassato e non fai sboccare anche gli altri che ti stanno di fianco. Però insomma c'è appunto qualche altra impostazione qua nell'infotainment, come ad esempio è soltanto impostabile per quanto riguarda l'accelerazione modalità un po' più soft e in standard, tra virgolette. Per il resto è praticamente tutto uguale. Io mi taccio, però ora vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa Model 3 e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, sempre qua su YouTube. Bye bye!